Sono Raffaele Carino, sono il responsabile dei sistemi informativi di Sielte, è un'azienda leader nelle telecomunicazioni e ha 650 milioni di fatturato. Grossa parte di questo fatturato proviene da impianti di reti e quindi costruzione di reti, fibra ottica, reti di telecomunicazione fissa e mobile. L'altra parte di questo fatturato proviene dal diversificato, così come viene chiamato in Sielte, ed è in effetti sistemi IT, sistemi come possono essere di networking, cyber security, NOC e SOC. La soluzione che stiamo implementando attraverso appunto Dynamics 365 Finance and Supply Chain copre 4 macroflussi che crediamo essere i 4 macroflussi che coprono un'intera azienda: HR, Finance, Supply Chain and Operation. Attraverso l'implementazione di questi citati 4 macroflussi noi ci aspettiamo di cambiare i processi, che è un elemento essenziale per l'azienda. Diciamo che, per esempio, il flusso finance, che è centrale per l'azienda Sielte, ma è centrale per tutte le aziende, io credo, implementeremo 17 processi che vedono coinvolti un centinaio di utenti. Per esempio, persone che lavorano in finance, persone che lavorano nel processo administration, persone che lavorano nel processo procurement. Un altro esempio che può essere portato è la rapportazione ore, che per la Sielte è importantissima, perché la Sielte ha circa 4.000 dipendenti, quindi insomma è una massa di persone che si muovono in giro per l'Italia, e per tornare all'implementazione della rapportazione ore la stiamo implementando attraverso il modulo timesheet, che verrà ovviamente utilizzato da tutta la popolazione Sielte. Va da sé che questo ci consentirà di avere una gestione leggera ma pervasiva di tutta l'azienda, e quindi possiamo, attraverso il timesheet, avere una rapportazione ore e quindi una raccolta dei costi molto precisa. La decisione dell'implementazione del prodotto Dynamics 365 Finance and Supply Chain è stata ponderata all'interno dell'azienda. Uno, per i vantaggi e i benefici che noi crediamo possa portare alla nostra organizzazione. Due, perché, come dicevo prima, è stata fatta una gara con i competitor, tra vari competitor, e alla fine è stato scelto il prodotto citato di Microsoft. Quali benefici può portare, secondo noi, questo prodotto sia al nostro reparto di sistemi informativi sia all'intera organizzazione? Da un punto di vista dei sistemi informativi c'è un'evidente, aspettativa di una migliore gestione dei costi, in quanto, la progettazione a lungo termine fa sì che possiamo aspettarci dei saving che in questo momento magari non vediamo, ma che sono stati da noi previsti. L'automatizzazione dei processi invece garantirà all'azienda effettivi risparmi sui flussi che prima ho citato, e cioè HR, Finance, Administration e Supply Chain, che sono il cuore dell'azienda. Si può dire che miglioreremo anche nei costi di manutenzione, di gestione, perché la scalabilità del prodotto è sicuramente un vantaggio per i sistemi informativi. Allora, dal prodotto ci aspettiamo anche una flessibilità che abbiamo già visto e abbiamo già ponderato in fase di gara, perché si possono fare delle personalizzazioni, delle configurazioni di piattaforme che non prevedono, come abbiamo fatto durante questi anni, una customizzazione, una personalizzazione spinta del prodotto, ma con l'approccio low code, no code, possiamo sviluppare soluzioni su misura che
rapidamente possono essere testate e possono essere immessi nel flusso produttivo e ci aspettiamo un maggior valore aggiunto. Questo libererà anche risorse che possono essere impiegate nella catena del valore più alta e questo è sicuramente un vantaggio per l'azienda. L'ultima, la governance, è sempre stata per noi una preoccupazione, no? Specialmente nella gestione della privacy dei dati e nella conformità alle norme. Noi crediamo che il prodotto Dynamics 365 offre una robustezza in questo, sia per l'integrità dei dati e sia per ridurre il rischio di violazione. Un altro aspetto molto importante del Dynamics 365 è sicuramente, l'approccio al cloud, che per l'azienda come la Sielte, essendo leader in telecomunicazione, è sicuramente un approccio molto importante che fino non si era in qualche modo esplorato. E questo fa sì, anche questo può portare dei benefici sia in termini di costi, sia in termini di performance dell'azienda. Noi abbiamo una visione in Sielte e il Presidente su questo ci sopporta. Abbiamo la visione di un futuro di un'azienda data-centric, governata dai dati. Manca qualche passo per questo, ma vogliamo aggiungere e raggiungere il traguardo di un data lake aziendale, un punto di riferimento autoritativo e certificato dei dati aziendali, perché è quello che effettivamente dà la certezza di una consistenza del dato. Benefici ci aspettiamo anche dall'introduzione di tecnologie e dalla diffusione, dell'intelligenza artificiale. Sicuramente questo è un punto cruciale e per l'azienda importantissimo. Con il Presidente Salvatore Turrisi noi stiamo in questo momento valutando quali sono i passi futuri che possono portarci appunto alla, gestione del data lake aziendale e al passo successivo dell'intelligenza artificiale.